Ragazzi, buongiorno, parliamo brevemente delle innovazioni tecniche della nuova Tarmac SL8. Allora, il nuovo Tarmac SL8 è stato progettato con in mente due obiettivi, quello di una maggiore rigidità e di una maggiore leggerezza rispetto all'SL7. Per la progettazione del Tarmac SL8 si è partiti dalla tecnica costruttiva già utilizzata per l'Ethos, che ha previsto praticamente l'impiego di fogli di carbonio più lunghi e più sottili. Quindi, partendo da quella e da una tecnica innovativa di progettazione che è il Front Loading Development, brevettata e utilizzata esclusivamente da Specialized, si è potuto proprio in fase di progettazione andare a simulare concretamente la distribuzione dei fogli di carbonio in modo di andare ad agire praticamente sull'aumento di rigidità nei punti fondamentali del telaio e allo stesso tempo andare a ridurre il peso dove si vedeva che non era necessario e fondamentale. La cosa che balza subito all'occhio della nuova Tarmac SL8 è questa protuberanza sul tubo di sterzo, ok? In realtà praticamente la protuberanza è stata data da uno spostamento verso la posteriore, quindi da un arretramento dell'alloggiamento della serie sterzo, come potete vedere, si vede molto meglio sotto, ok? Questo per andare a favorire le prestazioni in senso di aerodinamicità. Ho letto e come ho fatto io potete leggere anche voi diversi test e diverse prove su strada. In effetti chi sta provando su strada la nuova Tarmac SL8 la ritiene più silenziosa del Tarmac SL7 e ritiene che questa maggiore silenziosità sia dovuta a un minore impatto dell'aria. Poi, altra cosa fondamentale che potete vedere è che i foderi obliqui del carro posteriore e anche i foderi bassi del carro posteriore sono stati completamente ridisegnati. Sono molto più affusolati, sono molto più sottili. Queste due parti, in particolare i foderi obliqui e bassi del carro posteriore, sono stati oggetto di intervento in termini di peso e di rigidità. Sempre peso e rigidità sono stati punti focali nella progettazione del top tube, in particolare questa parte del top tube che ha una sezione completamente differente rispetto a quella del Tarmac SL7 e infine di questa parte del down tube. Come vedete la sezione è molto più affusolata o se volete arrotondata ed è stata oggetto di una riduzione di peso e una differente distribuzione delle forze torsionali. L'aerodinamica principalmente dove è stata migliorata? Abbiamo già parlato della serie sterzo, quindi della parte anteriore diciamo del tubo di sterzo. È stato riprogettato un nuovo canotto reggisella che è molto più piccolo, molto più aerodinamico del precedente. Infine è stata praticamente riprogettata la zona di infulcro, che è questa, ok, dei foderi obliqui del carro posteriore. Come vedete, vi faccio notare questo particolare, sono molto più aerodinamici, l'ingombro laterale del punto di infulcro dei foderi obliqui del carro posteriore è sensibilmente minore rispetto a quello del Tarmac SL7. Altra cosa, ovviamente, l'SL8, essendo un aggiornamento dell'SL7, è stato riprogettato il passaggio a ruota. Come vedete è molto più generoso e questa volta su questo telaio consente di montare dei copertoni fino a una sezione di 32 mm, quindi cosa non indifferente e cosa che ovviamente sull'SL7 poteva dare qualche problema. Questi i tratti salienti e caratteristici del nuovo telaio SL8. Ovviamente la progettazione dell'SL8 ha comportato, ovviamente proprio per migliorare le prestazioni aerodinamiche della bicicletta, la progettazione anche di un nuovo cockpit.
In questo caso il nuovo manubrio Roval Rapid è un manubrio che si presenta come un monoblocco in carbonio, quindi non abbiamo più attacco manubrio e manubrio come era nella precedente versione, ok? E anche questo manubrio in combinazione con il telaio va a migliorare le prestazioni aerodinamiche della bicicletta. È molto più sottile nel profilo alare rispetto al manubrio Roval Airfly ed è anche molto più leggero. Si tratta di un risparmio di circa 50 grammi proprio solo sul comparto manubrio, quindi sulla parte anteriore del manubrio. La Tarmac SL8 è rinnovata in tutta la gamma e la cosa che balza subito all'occhio guardando il catalogo Specialized è che quest'anno la Tarmac SL8 nella versione Expert, ok, pesa tanto quanto la vecchia Tarmac SL7 nella versione S-Work. Ovviamente i telai S-Work sono caratterizzati dall'impiego, come precedentemente, del carbonio FACT 12R. C'è da dire però che anche il FACT 10R, che è quello che viene impiegato, il carbonio che viene impiegato per la costruzione di tutte le altre serie, quindi non la serie S-Work, pesa ben 100 grammi in più, solo 100 grammi in più rispetto al telaio S-Work. Quindi, che dire, è una vera innovazione rispetto al Tarmac SL7? Di sicuro lo è, in termini di peso, in termini di migliorata aerodinamica e come facevo riferimento alle varie test di guida che potete andare a trovare su internet, chi la sta provando dice che è una bicicletta ancora più facile rispetto al Tarmac SL7 e ancora più confortevole. Quindi una bicicletta sicuramente sia per il pro, ok, che saprà sfruttarla al massimo in tutte le sue nuove features, ma anche molto più user friendly, quindi molto più gentile e buona anche per l'utilizzo dell'amatore appassionato. Concludo dicendo che ovviamente nel nostro negozio potete vedere l'intera gamma, tutti gli allestimenti e potete scoprire anche una cosa non di poco conto, ovvero che Specialized ha attuato un calmieramento dei prezzi verso il basso e prezzi che sono leggermente inferiori rispetto al catalogo precedente, quindi quello in cui erano presenti ancora le Tarmac SL7 e allestimenti che sono notevolmente migliorati. Questo è tutto, spero che sia stata esaudiente questa breve descrizione, vi rimando alla prossima. Ciao!